Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Inter Slavia Praga, iniziamo già l'avvicinamento alla partita di Champions. Andremo quindi a vedere quelle che sono le ultime sulle probabili formazioni, le parole di Chivu con un paio di stralci della conferenza stampa appena fatta, praticamente di circa mezz'ora fa, che sono secondo me interessanti, ecco, li andremo a rivedere. E se vedete la lavagna tattica preparata alle mie spalle, naturalmente non è per andare a fare un'analisi tattica lunga e noiosa, ma semplicemente per andare a vedere una particolare situazione di gioco che lo Slavia Praga ha sfruttato spesso sia in campionato sia nella sfida col Bodo Glimt e alla quale fare attenzione. Naturalmente, come al solito, vi ricordo anche quei due semplicissimi click, ovvero il like al video e l'iscrizione al canale, grazie ai quali aiutereste tantissimo il canale stesso. E iniziamo subito. Che tipo di partita attende l'Inter? Naturalmente c'è una differenza tecnica evidente tra le due squadre. Ecco, questa è una di quelle partite dove non bisogna assolutamente sbagliare per provare ad entrare tra le prime 8 di Champions. Lo abbiamo detto più volte, le prime 4 di Champions sono un pochino più abbordabili, anche se poi tra le prime 4 c'è l'Union Saint-Gilloise, che non è proprio una passeggiata di piacere, insomma, affrontarlo soprattutto in Belgio, però sicuramente la qualificazione tra le prime 8 passa da queste prime 4 partite. Lo Slavia Praga è una squadra sicuramente tecnicamente inferiore, però è una squadra che comunque qualche grattacapo potrebbe crearlo se non affrontata nel modo giusto. Ecco, se affrontato magari con una guardia bassa, tra virgolette, e ne sa qualcosa l'Inter di Antonio Conte. Ricordiamo, nella prima giornata della Champions di Antonio Conte, Inter Slavia Praga proprio a San Siro finì 1-1, quindi occhio a sottovalutare l'avversario. È un avversario che arriva in un buon periodo di forma, è ancora imbattuto in stagione, in campionato, seppur parliamo naturalmente del campionato della Repubblica Ceca, quindi va comunque contestualizzato il tutto, ma in campionato in 10 partite ha ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi, secondo posto a -1 dallo Sparta Praga, 21 gol fatti, 7 subiti. Andiamo però a quella che è la partita di Champions, quindi la sfida col Bodo Glimt che lo Slavia Praga ha pareggiato per 2-2, che è già un test un tantino più affidabile. Comunque il Bodo Glimt non sarà tra le top d'Europa, ma ormai è una squadra che è stabilmente nelle coppe europee. Più di una volta le italiane ci hanno anche, per così dire, ecco, rimesso quando hanno affrontato il Bodo Glimt, quindi ecco che può essere già un buon, diciamo, un confronto, ecco, già diverso farlo nella sfida tra Slavia Praga e Bodo Glimt piuttosto che nel campionato ceco. Vediamo qui, queste sono le statistiche proprio di Slavia Praga Bodo 2-2 e notiamo innanzitutto un dato che risalta subito. Sono il numero degli XG. Lo Slavia Praga ha creato tantissimo, ma allo stesso tempo ha concesso anche, ecco, vediamo 3,98 di XG, un dato decisamente molto alto, ma 2,52 di XG avversari, anche se poi su quello incide lo 0,75 del rigore, tra l'altro fallito dal Bodo. Grandi occasioni a favore del Bodo Glimt. Prima di arrivare alla nostra probabile formazione, così possiamo anche collegarci con le caratteristiche dei calciatori dello Slavia, andiamo a vedere anche quella che è una situazione a cui fare attenzione, che lo Slavia molto spesso ha sfruttato sia in campionato sia proprio nella sfida di Champions col Bodo Glimt. E occhio alla corsia destra dello Slavia Praga, perché molto spesso, ecco, sviluppano il gioco da questo lato. Per fare un esempio, prima di passare alla lavagna, queste sono le posizioni medie della sfida contro il Bodo Glimt. Il numero 21 è Dodera, terzino destro della difesa 4, è molto più alto rispetto a Boci. Ecco, io spero di non sbagliare la pronuncia dei calciatori dello Slavia Praga, però insomma chiaro quale sia il senso. E Boci, che è il terzino sinistro, è il numero 12, è praticamente in linea con i difensori centrali, anche se poi è un calciatore che spinge. Il numero 21 è ben oltre la metà campo, segno di una squadra che spinge molto più sulla destra. Qual è il punto a cui fare attenzione? Che
spesso il pallone sulla destra arriva con lanci diretti, ecco, con delle verticalizzazioni anche da questa zona del campo, e si va a cercare subito, ecco, di andare alle spalle dell'esterno avversario. Quindi questa è la prima cosa a cui fare attenzione. Il nostro quinto a sinistra dovrà fare attenzione a questi palloni messi alle sue spalle. E nella sfida col Bodo Glimt, Provod, che comunque è un calciatore tecnicamente, diciamo, un buon calciatore, che è schierato da esterno sinistro d'attacco, si è trovato in entrambe le occasioni dei gol in questa zona di campo. Da qui poi sono arrivati i cross che praticamente Boci, il terzino sinistro, ha spinto in porta, insomma ha sfruttato, praticamente trovandosi qui sul secondo palo. E quindi arriviamo a quelle che sono le due situazioni a cui fare attenzione: le palle alle spalle del quinto di sinistra e il cross sul secondo palo, quindi con Boci che potrebbe attaccare alle spalle il terzo di difesa o tra il terzo e quinto, quindi sfruttare proprio il movimento ad entrare in questo modo nell'area di rigore ed andare a chiudere sul secondo palo. Quindi ci sarà bisogno di particolare attenzione da parte anche del terzo di difesa di destra. L'altra caratteristica a cui prestare attenzione è l'altezza del centravanti. Ecco, Shori, anche in questo caso spero di non sbagliare la pronuncia dell'attaccante dello Slavia Praga, è 1,99 m. Ecco spiegato il motivo per il quale io schiererei di gran lunga Acerbi in questa posizione. Un centravanti così strutturato fisicamente darà sicuramente un punto di riferimento. Acerbi nell'1 contro 1 è decisamente più bravo rispetto a De Vrij, che forse, ecco, guadagna più nell'impostazione, nella pulizia del primo possesso e ci guadagna forse anche leggermente in velocità, però quando si tratta di affrontare un calciatore così strutturato fisicamente, decisamente meglio Acerbi. Cosa invece può soffrire dal mio punto di vista lo Slavia Praga? Innanzitutto il pressing alto, perché mi aspetto che comunque l'Inter imposti un pressing molto alto, anche in virtù del fatto che mi aspetto uno Slavia Praga comunque in un blocco basso. Ecco, le posizioni medie che abbiamo visto prima non mi aspetto che saranno queste, perché un conto è affrontare il Bodo tra le mura amiche, un conto è andare a giocare in trasferta a San Siro, quindi sicuramente da questo punto di vista mi aspetto uno Slavia con un blocco basso e quindi un Inter che farà il pressing alto. Poi naturalmente occhio alla situazione che abbiamo visto alla Lavagna, ma questo pressing alto credo che lo Slavia Praga possa soffrirlo, e soprattutto potrebbe soffrire anche gli attacchi dove le mezze ali possono, ecco, avanzare. Quando attaccata con tanti uomini, lo Slavia Praga non è sembrato certo una difesa imperforabile, soprattutto col Bodo Glimt, anche per quanto riguarda il posizionamento. Ecco, è sembrata una squadra che qualcosa concede, quindi si possono sicuramente sfruttare questi limiti. Andiamo anche a quella che dovrebbe essere la probabile formazione. In realtà sulle formazioni Chiu ha dato pochi spunti, perché gli è stato chiesto di Bonny, la richiesta è stata, ecco, in realtà gli è stato chiesto di Bonny, di Bissek. Su Bissek la domanda era: Bissek come sta? Può giocare domani? Sta bene e presto lo vedremo. La sensazione è che effettivamente Bissek possa tornare tra i titolari e, come detto, ci sarà bisogno di molta attenzione. Tra l'altro il punto sull'attenzione, ecco, lo ha sottolineato più di una volta Chivu, anche quando gli hanno chiesto come mai l'Inter sta subendo meno gol nelle ultime partite. Ha parlato proprio di attenzione, il pressing anche sulla riaggressione sulle seconde palle fatta meglio, insomma tutti aspetti che erano un po' mancati nelle prime partite. Dicevamo, tornando invece alla situazione della formazione, alla questione formazione, poi gli è stato chiesto: Bonny lo potremmo vedere dall'inizio? Lui ha detto: come tutti mi mettono in difficoltà allenandosi bene, sta a me poi avere una certa sensibilità e cerco di accontentare sempre tutti perché se lo meritano e hanno valori molto vicini. Cambiando uno o due interpreti lo capiscono comunque, ma arriverà il momento giusto per tutti, alzano sempre il livello, tutti danno grande disponibilità sia da titolari che da subentrati. Ad esempio Di Marco lo avete elogiato per l'assist, ma io esulterei per la chiusura fatta a Cagliari. I meriti sono suoi, lui è solo un esempio e tutti ce l'hanno. Insomma, praticamente non ha risposto su Bonny. Ha risposto invece su Sommer, perché ha parlato di avere 22 titolari, è la sua convinzione. Ha detto anche che in pratica non pensare di avere 22 titolari sarebbe come mettersi il bastone tra le ruote, ovviamente cercando di far sentire tutti importanti, però ha detto Sommer domani parte dall'inizio comunque, quindi nella probabile formazione vediamo proprio, ecco, Sommer titolare.
E io, come ho detto più volte, l'alternanza in porta non è una situazione che amo, ecco, preferirei più dei ruoli ben definiti, dare continuità ad uno oppure all'altro. Io la darei a Josef Martinez, però comunque domani sera sarà ancora Sommer titolare. La difesa, come vediamo, riporta Bissek, Acerbi, Bastoni. C'è il ballottaggio Bissek, Akanji. Acerbi secondo me sarà il titolare, sia perché l'ultima è la giocata De Vrij, sia per le caratteristiche che abbiamo visto prima. Bissek, Acerbi, Bastoni, quindi dicevamo Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Di Marco, quindi diciamo centrocampo quasi confermato ad eccezione di Sucic, giustamente titolare secondo me. A proposito di Çalhanoğlu, gli hanno fatto anche la domanda chi vede come vice Çalhanoğlu, Chivu ha risposto non solo Barella, anche Zielinski, quindi diciamo quello che è un po' un punto di domanda per tutti noi, visto che lo scorso anno la coppia era semplice, Çalhanoğlu-Aslani, quest'anno diciamo che probabilmente in assenza del turco si alterneranno Barella o Zielinski. Coppia d'attacco Thuram-Lautaro Martinez, occhio però perché anche qui c'è il ballottaggio. Thuram potrebbe riposare, visto che le ultime è stato praticamente sempre titolare, e al suo posto poi da capire se Bonni o Pio Esposito, anche in virtù delle caratteristiche. Pio Esposito potrebbe giocarselo un po' alla pari con i difensori dello Slavia Praga, che comunque sono strutturati, ecco, l'altezza intorno a 1,90 m, quindi per entrambi quelli che dovrebbero essere i titolari, e quindi diciamo un duello più improntato sul fisico. Se invece l'attacco dovesse essere Lautaro Bonni, e allora si punterà più a quel movimento, alla rapidità, all'attacco della profondità, ad un Bonni che è bravo anche a spaziare sul fronte d'attacco e poi lasciare anche possibilità di inserimento dei centrocampisti. In realtà non escluderei per questa situazione anche un Frattesi che finora non ha praticamente mai trovato spazio dall'inizio, perché no, potrebbe essere anche una di quelle soluzioni. E diciamo che se dovesse riposare Thuram mi aspetto più un Bonni forse che Pio Esposito per le caratteristiche dello Slavia Praga, anche se poi quest'ultimo ha fatto benissimo quando è stato chiamato in causa, è in un gran periodo e quindi si potrebbe anche cercare di sfruttare la sua fiducia, il suo periodo di forma, però vedremo. Al momento la probabile formazione riporta ancora la Tula titolare. Vedremo insomma domani, poi come detto, o meglio, vi anticipo, non è stato ancora detto, nell'immediato post partita ci sarà anche la live. Anche in questo caso daremo ampio spazio ai commenti riutilizzando il format del post Cagliari-Inter, quindi naturalmente non mancate, fatemi sapere anche cosa ne pensate nella sezione commenti, utilizziamola anche per confrontarci, cosa vi aspettate da questa Champions dell'Inter, chi schierereste titolare domani sera contro lo Slavia Praga, e perché no, anche come vedete Chivu dopo un primo mese, ecco un mese e mezzo praticamente di stagione. Quindi, insomma, come al solito, sfruttiamo la sezione apposita per confrontarci. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!